Ciao a tutti, eccoci di nuovo con la nostra rubrica Sognare di viaggiare in Calabria. Siamo oggi insieme a Maria Rosaria Romano, che è la presidente dell'AIS Calabria, e naturalmente insieme a me c'è Valeria, come in ogni appuntamento. Oggi parleremo di turismo enogastronomico, lo faremo insieme a Maria Rosaria, che parlerà appunto della sua associazione, diciamo nazionale naturalmente, che lei come presidente regionale della Calabria parlerà soprattutto delle attività anche svolte in Calabria, in modo particolare di una giornata importante dedicata alla cultura del vino e dell'olio che si svolge ogni anno a maggio. Maria Rosaria, allora, parlaci un po' appunto dell'AIS, del turismo enogastronomico, a cui noi siamo particolarmente, diciamo, legati perché siamo e abbiamo sviluppato diverse proposte, diverse attività da offrire ai nostri visitatori in Calabria. Prego. Bene, bentrovate e grazie per Grazie. l'invito e bentrovati a tutti. Oggi è un gran piacere parlare non solo di Associazione Italiana Sommelier Calabria, ma di tutto quello che fa l'associazione. Certamente lo scopo dell'associazione è quello di professionalizzare, quindi di dare una professionalità alle persone che si avvicinano al mondo della ristorazione, che lo fanno sia professionalmente ma anche per semplice piacere. Quindi lo fa attraverso i nostri corsi di degustazione, l'approccio al bere consapevole, ad un bere conscio, consapevole e anche molto ricercato. Lo facciamo nei confronti del... lo Facciamo facciamo... vedere delle immagini nel frattempo. Lo facciamo nei confronti ovviamente del vino, ma anche dell'olio e di qualsiasi altra bevanda, distillati, birra. Che cosa intendiamo per turismo enogastronomico? Cioè come supportiamo noi questa attività? Certamente in Calabria moltissime sono le visite che organizziamo, le organizziamo presso i produttori di vino e sempre è connesso, come dire, un'interazione fra quello che è il mondo produttivo e quello che è il mondo dell'ospitalità. In effetti però Brunella ci chiedeva di parlare anche di questa giornata. Questa giornata è la giornata nazionale della cultura del vino e dell'olio. Una giornata che si svolge in tutta Italia, a dire il vero, non solo in Calabria. Questa avrebbe dovuto essere la decima edizione e sarà in effetti un'edizione un po' speciale, una web edition, perché non possiamo fare diversamente in quest'anno. Qual è lo scopo di questa giornata? Quello di portare avanti e di far conoscere il valore non solo emozionale ma anche culturale del vino e insieme dell'olio. Quindi due elementi che sono di fatto la bandiera dei gioielli italiani, quindi che sono ambasciatori del savoir-vivre italiano. Questo ovviamente ci porta a unire quella che è l'arte insieme al mondo del vino. Quindi generalmente queste giornate si svolgono in quindi in luoghi della cultura. È una giornata intanto che ha la partnership gode di un protocollo d'intesa fra AIS, MIUR, MIPAF e MIBACT ed ha come media partner la RAI. Quindi dicevo è una giornata che si svolge generalmente in un luogo della cultura dove abbiamo sempre un convegno che porta, come dire, che cerca di farci conoscere il vino il vino e l'olio attraverso le loro diverse sfaccettature, e poi abbiamo una parte così un po' più ludica, conoscitiva, che è quella della degustazione. Quest'anno ovviamente, potete vedere in anteprima il visual della giornata nazionale della web edition di quest'anno ovviamente la giornata si svolgerà online, quindi, sarà strutturata in diversi momenti. Un primo blocco, cioè ovviamente l'inizio, i saluti istituzionali da parte del nostro presidente nazionale Alessandro Antonello Maietta.
mi scuserà il Presidente, insieme ai diversi ministeri. E poi invece avremo una parte più, come dire, più emozionale, che è quella in cui porteremo in alto i calici per risollevare l'Italia. Quindi risolleviamo i calici, abbiamo questo hashtag. Un prosit nazionale faremo. Sì, sarebbe praticamente un brindisi virtuale al buono e al bello d'Italia. L'hashtag risolleviamo i calici e serve... Vuol dire risolleviamo un po' l'Italia, con la speranza di risollevare l'Italia. Sì, non solo una speranza, certamente una certezza. E poi nel pomeriggio abbiamo un secondo momento in cui ci sarà un approfondimento sull'olio, uno chef che curerà una ricetta, quindi online, dal vivo, e poi un vino da abbinare, un secondo momento conclusivo, ancora ovviamente con un calice in mano, perché noi abbiamo un po' di difficoltà a portare avanti le nostre iniziative in questo momento, perché per noi la degustazione e la condivisione sono assolutamente necessarie, non possiamo prescindere, quindi però cerchiamo di trovare un modo alternativo per far sentire la nostra vicinanza, ma soprattutto per sentire la vicinanza da parte dei nostri soci e delle persone che amano il vino e vogliono condividere con noi questa passione. Scusa, stavo dicendo effettivamente un po' anche quello che è l'obiettivo appunto di questa nostra rubrica, cercare di non arrenderci e comunque di mantenere viva l'attenzione nei confronti di argomenti che poi sono il cuore dell'attività nostra, dell'attività appunto dell'AIS. Noi l'anno scorso abbiamo avuto, diciamo, il piacere di essere presenti all'edizione dello scorso anno a maggio in un luogo bellissimo, molto affascinante, che è quello appunto del parco archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia, dove c'è anche un museo dedicato all'olio. È stato, diciamo, molto interessante, e lì siamo intervenuti proprio per parlare del turismo enogastronomico come esperienza di un territorio, e effettivamente diciamo anche come si dice, la partnership, diciamo, la collaborazione che appunto c'è stata e c'è con Maria Rosaria e con l'AIS Calabria ci ha dato la possibilità di svolgere e di offrire anche ai nostri utenti delle attività particolari, quali dei mini corsi, no? Per amatori dedicati a non solo questo, la nostra collaborazione poi si è incentrata anche sul costruire dei percorsi che potessero, come dire, integrare la parte enologica con la parte culturale. E in Calabria ovviamente abbiamo diversi percorsi, abbiamo costruito insieme diversi percorsi, e diverse ovviamente sono le possibilità, sia dal lato vino e olio, ma anche per quanto riguarda i prodotti tipici della regione, e insieme a quello che è ovviamente il nostro panorama artistico e culturale. Quindi da questo punto di vista certamente la collaborazione e le sinergie ci sono state e continueranno ad esserci. Infatti, perché comunque quando si svolge, l'abbiamo detto, lo diciamo sempre, insomma, un tour dedicato all'enogastronomia è un tour che è un viaggio proprio di conoscenza del territorio attraverso i suoi prodotti, perché dietro i prodotti ci sono appunto delle tipicità, c'è passione, come abbiamo detto, insomma c'è diversità, c'è ci sono tutti i sensi. Sì, ci sono tutti i sensi, e ovviamente noi come associazione ogni anno facciamo diversi viaggi enoculturali, ovviamente sia in regione, fuori dalla regione, ma anche fuori dall'Italia, e ovviamente ci siamo resi conto, scontato probabilmente, che se la gente visita le cantine, vede il luogo, conosce i produttori, conosce le loro storie, le vede da vicino, certamente avrà un ricordo più intimo e certamente indelebile, e quindi questo, come dire, diventa non solo una semplice visione di qualche cosa, ma diventa un'espressione
proprio di sensazioni, quindi un avvicinarsi attraverso una storia che diventa un po' anche la tua storia, no? Quindi Infatti. se qualcuno ti racconta correttamente il suo territorio, quello che fa per produrre quel determinato vino, quel determinato prodotto, alla fine anche tu cominci ad essere un po' più dentro alla sua vita. Quali sono i nostri prodotti tipici per eccellenza in cui identifichiamo per esempio la nostra regione Calabria? La Regione Calabria ha tantissimi prodotti che potremmo non tanto definire unici, ma ovviamente specifici della regione. Noi in Italia abbiamo una vastità di alimenti che certamente identificano qualsiasi regione. In Calabria possiamo dire che certamente sono i salumi, diversi insaccati, abbiamo 4 DOP, quindi già questo è abbastanza importante, il bergamotto anche, che è una produzione specifica e anche abbastanza singolare, non solo, ma anche per esempio gli agrumi, dal cedro fino alle clementine. E poi abbiamo ovviamente per quanto riguarda il vino, per esempio, abbiamo una viticoltura che spazia da una viticoltura diciamo più di pianura fino ad una viticoltura difficile, quindi quasi eroica, per esempio come quella del lato tirrenico, quindi della costa di Scilla. Non solo, ma anche nonostante nell'immaginario la Calabria venga identificata prevalentemente con i vini rossi, certamente abbiamo alcune espressioni di vino bianco, quindi di vitigna bacca bianca, non solo, ma anche vini dolci. Le espressioni dolci della Calabria certamente sono marcatamente identitarie, e questo è un punto a favore sul quale dovremmo forse lavorare un po' di più. Questo fa capire di paesaggio che poi ha la Calabria, perché già dalla produzione del vino noi possiamo capire come è diversa da zona a zona, quindi dalla ricchezza della nostra regione. Adesso mi rivolgo a Maria Rosaria Sommelier, eccellente sommelier, insieme ad un salume, insieme ad una, diciamo, nostra sopressata, che cosa beviamo? Certamente un rosato della Calabria. Un rosato potrebbe essere da Magliocco oppure da Gagliocco. E insieme ad un dolce... Che tipo di dolce? Allora, dipende, se è un dolce per esempio tipo una pitta impigliata, no? Se è una pitta impigliata potrebbe essere certamente un vino tipo un greco di bianco, un mantonico passito o anche un moscato passito di Saragena. Benissimo, adesso abbiamo anche, diciamo, parlato proprio e degustato virtualmente anche questa volta. Quindi ci uniremo anche noi a questo flash mob. Infatti, risolleviamo i calici, ok? Risolleviamo i calici. Sabato 9 maggio, giusto? Sì, sabato 9 maggio. Perfetto. Benissimo, allora possiamo, diciamo, concludere questa piacevolissima chiacchierata. Salutiamo Maria Rosaria Romano. Valeria, ti saluto e noi ci rivedremo per il prossimo appuntamento. Grazie mille. Grazie a voi, grazie Valeria, grazie Brunella. Ciao ciao. Ciao.